Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Ritorno con un tutorial in collaborazione con la BB Craft. Oramai conoscete benissimo questa azienda cinese che ha di tutto e di più per l'artigianato e oggi andremo a fare un piccolo fiore, chiamiamolo così. Allora, ehm, io vi voglio ricordare che la BB Craft vi mette a disposizione un codice sconto che è Lucrezia 10 che trovate scritto qui sul video e anche nell'info box ed equivale al 10% di sconto sull'intera somma del carrello che appunto dovete inserire nel momento in cui fate l'acquisto. Vi ricordo anche che con $25 di spesa la spedizione è gratuita, quindi è molto conveniente. I tempi di consegna si aggirano intorno ai 12-15 giorni. Di solito a me il pacco della BB Craft mi arriva intorno al 12° giorno, quindi anche molto veloce, devo dire la verità. Allora, vi faccio vedere l'oggetto del tutorial, che è questo piccolo fiore dove ho utilizzato le rose petal, dei biconi da 3 mm, questo cabochon che è quadrato, ma voi potete utilizzare anche un rivoli da 8 o un cabochon da 8 mm. Poi vi farò vedere nel dettaglio quando vi illustrerò i materiali. È molto semplice da fare, si fa anche velocemente e io partirò già dall'incastonatura di questo cabochon. L'incastonatura la trovate sempre sul canale, già l'ho girato, il tutorial è presente sul canale, vi metterò il link diretto anche nell'info box. Quindi partiremo dall'incastonatura che ho fatto sempre con i biconi da 3 mm, vedete? Quindi poi ho lavorato intorno ed è nato lui. È davvero semplice da fare. Allora, passiamo al materiale. Vi dicevo, avremo bisogno di un cabochon da 8 mm. Io ho utilizzato questi della BB Craft che sono quadrati, ve li faccio vedere, ma voi potete utilizzare anche dei semplici chaton da 8 mm, questi sono quadrati, oppure un rivoli da 8 mm, va bene lo stesso. Questo è il codice di questi cabochon. Poi avremo bisogno delle perle da 4 mm perché sul retro vedete ci sono le perle. Queste sono perle di conchiglia che io adoro e questo è il codice e sono da 4 mm. Poi avremo bisogno delle rose petal, le 8x7 mm. Io purtroppo avevo soltanto questa colorazione. Io credo che fatti in altre colorazioni questo orecchino risulterebbe ancora più bello. Purtroppo soltanto questa bustina, per utilizzarle ho fatto in questo modo. Allora, le rose petal 8x7 e poi per l'incastonatura ho utilizzato questa colorazione di biconi sempre presi dalla BB Craft e sono biconi da 3 mm, questo è il loro codice. Per la lavorazione intorno ho utilizzato sempre biconi da 3 mm in questa colorazione bellissima azzurra, molto belli, sono biconi, questo è il loro codice, sono dei normali biconi in vetro. Poi avremo bisogno di 2 misure di rocaille. Io uso sempre quelle della Miyuki, le 15-0 dorate e le 11-0 sempre Miyuki dorate. Come filo andrò ad utilizzare un Farline da 0,15. Poi naturalmente avrete bisogno o di un perno o di una monachella, scusate, oppure se volete potete farlo diventare un ciondolo e quindi avrete bisogno di un gancio per ciondoli. Quindi questo è tutto il materiale. Io spero vi piaccia.
Per il momento io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e passiamo direttamente al tutorial. Ciao a tutti! Allora, partiamo dal nostro rivoli o cabochon incastonato. Vedete, io sto sul retro e sto uscendo dal rocaille centrale di un picot, di uno di questi picot. Ora dobbiamo fare un giro di perle, dobbiamo inserire le nostre perle da 4, quindi inseriamo una 15/0, una perla da 4 mm e un'altra 15/0. Da questa rocaille centrale di questo picot ci inseriamo nella rocaille centrale del prossimo picot. Dobbiamo fare un giro di perle tutto intorno. Di nuovo una 15, una perla da 4 mm e un'altra 15/0. E sempre dalla rocaille centrale metti a fuoco di questo picot ci inseriamo nel prossimo picot sempre nella rocaille centrale e tiriamo bene il filo e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il nostro giro di perle. Ora portatevi ad uscire da una qualsiasi di queste perle che abbiamo inserito e adesso andremo ad inserire le rose petal. Adesso prendiamo una 11/0, la nostra rose petal, inserendoci dal retro e l'avviciniamo, prendiamo di nuovo una 11/0 e dobbiamo rientrare sempre nella rose petal. Vedete? Cercate di avvicinarla il più possibile. Questa è l'unica parte un po' più antipatica. Vedete, in questo modo. Ora prendiamo di nuovo una 11/0 e ci dobbiamo inserire nella prossima perla. E dovete tirare bene il filo. Non vi preoccupate perché poi si aggiusterà tutto successivamente. Vedete, questo deve essere il risultato. Metti a fuoco. Vedete, così. Facciamolo ancora una volta insieme. Una 11, una rose petal e rientriamo dal retro, l'avviciniamo il più possibile, prendiamo di nuovo una 11 e rientriamo nello stesso foro dal quale stiamo uscendo, perché le rose petal hanno un unico foro. Ora dovete avvicinarla il più possibile tirando bene il filo, vedete, in questo modo. Ora prendiamo di nuovo una 11/0 e ci dobbiamo inserire nella prossima perla. E tirate bene il filo. Questo sarà il risultato, vedete? Le due 11 sul retro e una 11 al centro
della rose petal. Facciamolo ancora una volta, una 11,0, una rose petal e rientriamo dal retro, di nuovo una 11 e rientriamo nello stesso foro. Cerco di avvicinarmi per farvi vedere meglio. Rientriamo nello stesso foro e adesso dobbiamo soltanto aggiustarla. Avvicinandola il più possibile. Vedete? In questo modo. Ora di nuovo una 11,0 e rientriamo nella perla da 4 mm, tirando bene il filo. Questo deve essere il risultato, vedete? In questo modo. E dobbiamo fare così fino alla fine. Ed ecco qua quello che ci ritroveremo dopo questo giro. Vedete, sto uscendo dalla perla. Ora inserisco 2 15,0 e mi inserisco nella rocaille centrale che si trova sopra la rose petal e tiro il filo. Tirate bene il filo, mi raccomando. Ora inserisco una 15, un bicono da 3 mm e un'altra 15,0 e mi vado a collegare con con questa rocaille di questi picot, rocaille centrale, scusate, di questi picot che abbiamo formato qui sull'incastonatura. Quindi ci inseriamo, vedete il filo esce da questa parte, ci inseriamo dallo stesso lato nella rocaille centrale e tirate sempre bene il filo. Di nuovo una 15, un bicono da 3 e un'altra 15,0 e rientriamo sempre in questa rocaille 11,0 che si trova sopra la rose petal e tirate bene il filo. Vedete? Dobbiamo formare questo. Metti a fuoco. Ora rimettiamo di nuovo sull'ago 2 15,0 e rientriamo nella perla da 4 mm che si trova sotto. Sempre se riesco. Vedete? Dobbiamo rientrare nella perla da 4 mm e tirate il filo. Andremo a bloccare la rose petal. Ora di nuovo 2,15 e ci inseriamo nella rocaille centrale qui sopra, nell'unica rocaille 11,0 che si trova sopra la rose petal. Rimettiamo sull'ago una 15, un bicono da 3 mm e un'altra 15,0 e rientriamo nel picot, nella rocaille centrale di questo picot che abbiamo fatto all'inizio nell'incastonatura e tirate bene il filo. Di nuovo una 15, un bicono da 3 mm e un'altra 15,0 e rientriamo nella rocaille 11,0 dalla quale siamo partite.
vedete, in questo modo. Ora qui di nuovo altre 2 15 0 e ci andiamo a collegare con la perla da 4 millimetri che si trova sotto. Le perle di conchiglia hanno un foro piccolissimo, vedete, e tirate bene il filo, aggiustate le perline se serve. Vedete, dobbiamo formare questo e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato dopo quest'ultimo giro. Vedete, io sto uscendo dalla perla. Ora quest'ultimo giro che faremo serve proprio per bloccare definitivamente le rose petal. Allora sto uscendo dalla perla, rientro nella 11.0 che si trova subito dopo, andremo a lavorare anche sul retro, prendo di nuovo una 11.0 e mi inserisco nella prossima, vedete, in questo modo. Ora giro il lavoro perché andiamo sul davanti, prendiamo 3 15 0 e rientriamo, vedete le rocaille che abbiamo inserito prima, rientriamo nell'ultima 15 0, nella 11 0 che abbiamo messo sulla rose petal e rientriamo nella prima 15 0 che si trova subito dopo. Ora rimettiamo sull'ago altre 3 15 0 e girando sempre il lavoro ci portiamo di nuovo sul retro e rientriamo nella 11 0, vedete, nella prima 11 0. Rientriamo anche in quella centrale perché dobbiamo passare alla prossima rose petal. Rientriamo nell'ultima 11 e usciamo dalla perla. Ora qui facciamo la stessa cosa, rientriamo nella prima 11 0, mettiamo sull'ago un'altra 11 e ci inseriamo nella prossima. Vedete? Ora girate il lavoro, vi portate sul davanti, mettiamo sull'ago 3 15 0 e ci inseriamo in questa ultima 15 0 nella 11 0 centrale e nella prima 15 0 che si trova subito dopo. Di nuovo altre 3 15 0 e rientriamo nella prima 11 0 che si trova sotto alla rose petal. Vedete, andremo a formare questo intorno alle rose petal e così non si muoveranno più e dovete continuare in questo modo fino alla fine. Ed ecco qua, con quest'ultimo giro il nostro orecchino è terminato. Ho fatto il cappietto sulla perla, su una delle perle da 4 millimetri con le 15 0. Basta inserire poi un perno e una monachella e l'orecchino è terminato. È molto semplice, come avete visto, da realizzare, si fa anche in breve tempo. Poi fatti con altre colorazioni sarebbe davvero più primaverile. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio come sempre, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!